C'è questa cosa che ho pensato. Voglio scrivere un monologo curvi. Curvi. Sì, insomma, una cosa sulle curve. E voglio che sia divertente, brillante, liberatoria. Sì, divertente, brillante, liberatoria, ma io non sono né divertente né brillante. Liberatoria, nel senso che potete prendermi a fischi. Sì, in quel senso sono liberatoria. Però sono curvi, quello innegabilmente. Insomma, la storia che vi voglio raccontare è questa, la mia. Io sono una ragazza normale, carina, in linea di massima, con alti e bassi. Sì, insomma, come tante. Però ho sempre voluto essere bella, assomigliare a donne che so, quelle con la forma a clessidra, alle Berry. Però ho un problema, sono culona. Il mio sedere ha cominciato a montarsi la testa quando avevo 13 anni e non ha più smesso. Intrattabile, guardate. Anni e anni a cercare di convincerlo a ritornare al suo posto. Ma lui niente. Non ne vuole sapere. Insomma, un giorno incontro un mio amico, decidiamo di fare un aperitivo insieme, lui ordina un Negroni e stuzzichini vari. E io lì con la mia acquetta, la fettina di limone, 3 pomodorini pachino. Una tristezza, guardate. Vorrai mica fare la fine delle teste di Modigliani? Mi dice. Nel 1909 Amedeo Modigliani, visto che i suoi concittadini e i suoi connazionali non se lo filavano proprio, decide di andarsene a Parigi. Però prima, per manifestare il suo disappunto, butta delle sue sculture nel Fosso Mediceo di Livorno. Molti anni dopo, durante una campagna di scavo, vengono ritrovate 3 teste di pietra serena, con i tratti duri, allungati, tipici di Modì. Feste, grandi proclami, pubblicazioni, quando pam si scopre che sono false. Che a realizzarle non è stato lo scalpello di Modigliani, ma 3 ragazzi, 3 studenti, 3 guasconi con l'aiuto di un trapano Black Decker. Lì ho avuto l'epifania, un'intuizione improvvisa. Ho visto la luce. Anni di sforzi, privazioni, diete, palestra, frustrazione, massaggi, caftani, maglie lunghe, frustrazione, fanghi snellenti, lunghe passeggiate, creme anticellulite, frustrazione, frustrazione, frustrazione. E lì sotto niente. La circonferenza del mio sedere non diminuisce di 1 millimetro. Allora mi sono detta, ha senso continuare? Questa folle impresa di diventare la donna perfetta mi riuscirà mai? Non credo, eh. E se anche mi riuscisse, ho pensato, rimarrei sempre una copia. Una specie di testa di Modigliani scolpita col trapano elettrico. Anche se una piallatina di Black Decker qui e qui non sarebbe poi una cattiva idea. Insomma, la mia conclusione banale è che è meglio essere un brutto originale che una copia perfetta. Non che sia meno faticoso, ma almeno ti puoi giocare la carta dell'unicità. Ok, ho finito. Prima di chiudere mi scuso. Volevo fare un monologo sulle curve e mi è venuta fuori una cosa sui trapani elettrici. Non capisco come sia potuto succedere.